Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 12. In questa lezione voglio continuare il lavoro iniziato nella lezione precedente, ovvero quella in cui abbiamo costruito lo schema costruttivo con uno sketch esterno della croce di Malta, che poi è quello che vedremo all'interno di questo file. Prima di cominciare però, come al solito, vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Andremo a costruire un modello multibody parametrico, quindi in grado anche di adattarsi a diverse caratteristiche della croce di Malta. Siamo già nell'assieme che abbiamo concluso nella lezione precedente, ovvero questo assieme qui, meccanismo a croce di Malta, all'interno del quale avevamo costruito una parte incorporata che è questa, all'interno della quale avevamo costruito questo schema costruttivo del meccanismo che poi, a dirla tutta, se lo andiamo a vedere, è uno sketch abbastanza complesso con una serie di vincoli ed una serie di quote. A questo punto usciamo da questo sketch nuovamente e iniziamo a costruire il modello. Come ho detto prima, sarà un modello multibody e quindi avremo un corpo per la ruota condotta e un corpo per la ruota motrice. Attualmente abbiamo soltanto un corpo, ipotizziamo che sia quello per la ruota condotta, quindi lo rinominiamo e andiamo a costruirlo. Andiamo a fare un'estrusione a partire dal piano front e con il comando proietta andiamo a proiettare su questo nostro sketch il profilo circolare della ruota condotta, ovvero questo che preselezioniamo col tasto destro per poi selezionare col sinistro e, visto che è quello che ci serve, lo confermiamo immediatamente e confermiamo lo sketch. In questo caso la profondità la ipotizzo di 30 mm e gli do anche una profondità simmetrica rispetto al piano di sketch e confermo. Poi passo a fare la gola, quindi vado a fare un'ulteriore estrusione a partire da questo piano. Sempre con il proietta mi ricalco il profilo della gola, confermo anche qui, mi fa un'estrusione solida, ma io lo inverto, gli dico col tasto destro nel menu contestuale di rimuovere materiale e andando qui gli dico che deve essere un taglio che attraversa tutta la geometria solida, quindi passante o attraverso tutto. Confermo. L'estrusione è già selezionata, quindi la vado a serializzare. Sarà una serie asse. Mi accendo gli assi, sarà una serie intorno a quest'asse, che sarà distribuita sui 360 gradi indicati qui sotto e sarà costituita da 6 membri. Confermo e quindi ho costruito le 6 gole radiali che mi servono in questa croce di Malta. Passo poi a fare la sede che serve a bloccare la rotazione della ruota condotta quando il perno esce dalla gola, quindi si disimpegna dalla gola, e quindi seleziono questa faccia come piano di sketch e mi costruisco una circonferenza di costruzione appunto che è centrata qui e che passa per questo vertice, perché poi il centro di questa sede deve essere esattamente su questa circonferenza che passa per questo punto. Quindi disattivo la modalità di costruzione, disegno il cerchio e con il comando vincolo di uguaglianza faccio sì che questo cerchio abbia esattamente lo stesso raggio o lo stesso diametro di questo. Poi prendo il comando quota e vado a definire una quota angolare selezionando punto, quest'altro punto e vado qui con il tasto destro, cerco di selezionarmi anche questo terzo punto che definisce l'angolo e quindi poi faccio un tasto centrale in modo da avere l'angolo che deve essere la metà di 60 gradi, quindi ovviamente 30 gradi. Confermo lo sketch, inverto, rimuovo materiale e gli dico passante, quindi attraverso tutto. E confermo. Anche questa lavorazione la serializzo esattamente nello stesso modo, quindi gli dico serie asse intorno a questo stesso asse sull'estensione angolare di 360 gradi con 6 membri. Confermo e quindi ho fatto le geometrie funzionali della ruota condotta, però continuo ad aggiungerci altre lavorazioni perché voglio renderla un pochettino più realistica, quindi li vado a fare una sorta di perno centrale. Mi sono sbagliato, avrei preferito selezionare il piano di sketch corrispondente al piano front, lo modifico, vado qua su impostazioni di sketch, attivo questa finestra, seleziono front in modo che mi sposta quello sketch sul piano front. Clicco su sketch, confermo
disattivo la rimozione di materiale e rendo questa estrusione simmetrica, la profondità di 60 mi va bene. E confermo, poi faccio un foro su questo piano, ma che sia anche coassiale con il control, lo seleziono a quest'asse. Quindi questo foro deve avere sempre una profondità passante, ma un diametro che ipotizzo a 40. Ok, a questo punto direi che per quanto riguarda la ruota condotta abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Andiamo a creare un nuovo corpo, new body, che chiamiamo corpo ruota motrice. Ok, in modo tale che me lo rende anche di default. Vado a fare nuovamente un'estrusione, scegliendo il piano front, proietto tutto questo profilo a mezzaluna, tasto destro, lo seleziono col sinistro, confermo qui, qui gli do una profondità di 40 e la rendo simmetrica e confermo. Poi aggiungo il perno, lo faccio a partire da questo piano di sketch, lo proietto sempre andando a ricalcare lo schema costruttivo, quindi vado qui, tasto destro, seleziono questo cerchio e lo confermo e poi confermo lo sketch. Inverto, vado su questa maniglia gialla e gli dico fino a riferimento e vado qui e gli scelgo col tasto destro questo riferimento. Anche queste sono le geometrie, diciamo, funzionali al meccanismo, ma anche qui preferisco rendere questo elemento un po' più realistico. Non sarà una vera e propria ruota, sembrerà più una biella, però la completiamo, quindi mi vado a fare un'altra estrusione partendo dal piano front, disegnando un cerchio qui con, vediamo, un diametro 40, confermo, lo faccio simmetrico e profondità direi 60. E confermo. Adesso vado a creare un elemento di collegamento tra questa parte del secondo corpo, quindi della ruota motrice, con il perno, appunto in modo da renderlo più realistico. Anche se, ripeto, poi per il funzionamento del meccanismo all'interno di Creo Parametric sono necessarie unicamente le superfici che devono accoppiarsi. Quindi vado a fare un'estrusione a partire da questa faccia, utilizzo il proietta con offset, che è questo, seleziono tutto questo cerchio, gli do un offset di 5, faccio una conferma parziale del comando in modo che mi crei questo sketch, ma mi consenta poi di creare un'ulteriore proiezione con offset, quindi confermo qui e poi ripeto la stessa cosa su quest'altra circonferenza. Sempre offset 5, quindi adesso posso confermare definitivamente, poi prendo il comando linea tangente e disegno una linea tangente tra qui e poi una linea tangente tra qui e qui. Elimino le porzioni di archi che non mi servono, ovvero queste due e queste due. Confermo di nuovo e qui gli vado a dare uno spessore abbastanza basso di 5 mm. Ok, la stessa geometria non la faccio da questa parte perché non voglio che poi mi nasconda troppo l'ingaggio del perno all'interno della gola durante il funzionamento del meccanismo. Allora, i due corpi li abbiamo creati. Noteremo che se cambiamo da qui visualizzazione dell'albero, mostrando anche l'albero del progetto, vedremo poi che all'interno dei due corpi sono raccolte le feature che sono state utilizzate per generare quelle due geometrie solide differenti. A questo punto voglio creare un modello parametrico, quindi inizierò a definire dei parametri e anche delle relazioni tra le varie quote dello sketch, che poi è quello che governa l'intero modello che abbiamo creato fino a questo punto. Quindi vado sotto strumenti parametri e creo un primo parametro che mi consentirà di definire il numero di gole che voglio, che attualmente è pari a 6, ma può essere anche, non so, 10, 12, 4, 5. Ovviamente in base al numero di gole su 360 gradi avremo uno specifico passo angolare. Quindi vado ad aggiungere un parametro con il più che si chiamerà n gole radiali. Ovviamente io lo chiamo in questo modo, ma voi siete liberi di chiamarlo con il nome che preferite, che vi risulta più congeniale, più comprensibile. Scelgo una tipologia di parametro che è il parametro intero, perché effettivamente questo parametro deve avere dei valori interi, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e non valori intermedi con quindi una virgola e dei valori decimali. Lo imposto inizialmente a 6 e gli do OK.
Poi, per creare delle relazioni che siano più leggibili, io in genere cerco di rinominare le quote che andrò a utilizzare nelle relazioni. In realtà lo posso fare anche dopo, posso prima creare le relazioni e poi andarle a rinominare, ma per rendervi la cosa più comprensibile preferisco farlo immediatamente, quindi seleziono lo schema costruttivo, che poi è uno sketch, e clicco su modifica quote. In questo modo lui mi mostra tutte le quote di quella feature. Le posso selezionare una ad una e in questo modo mi mostra in alto nel cruscotto tutte le proprietà di questa quota, tra cui c'è anche il nome della quota, che poi in realtà vedo anche se vado sopra la quota, che è questo D34, che io però posso cambiare. Da qui vi posso dire che questa quota si chiama passo angolare. E quindi adesso, se rivado sulla quota, noterò che adesso si chiama appunto passo angolare, quindi sicuramente è un nome un po' più comprensibile rispetto al D34, che alla lunga potrebbe creare un po' di confusione. Faccio lo stesso anche su altri valori, che poi sono quelli che andrò a utilizzare nelle relazioni. Ad esempio, vado a rinominare nella prima serie che ho fatto il numero di elementi della serie, quindi seleziono questa quota. Il numero degli elementi di una serie viene indicato con una P e un numero, che è questo P80, e adesso gli dico che questo si deve chiamare n gole condotta, perché lo devo anche differenziare dal parametro che abbiamo creato poco fa, quindi non ci devono essere più parametri con lo stesso nome, Creo non ce lo consente, quindi n gole condotta, ok, e quindi adesso se vado qui noterò che si chiama proprio in questo modo, poi seleziono anche l'altra serie, seleziono il numero di membri, questo, e anche qui cambio il nome e lo chiamo n blocchi condotta. Ripeto, sono dei nomi che gli do io per rendermi la vita un po' più facile e rendervi anche a voi un po' più comprensibile il video. Quindi anche questo l'abbiamo rinominato, però voglio anche che la quota angolare dell'estrusione, che è questo 30, abbia anche questo un nome. Questa quota la vado a chiamare angolo primo blocco. Credo di aver rinominato effettivamente tutte le quote che mi servono poi nelle relazioni. Qualora mi sia dimenticato qualcosa, poi interverrò e correggerò il problema. Quindi vado su strumenti relazioni e a questo punto seleziono innanzitutto lo schema costruttivo, quindi lo sketch. Come vedete, quando sono nell'ambiente relazione, Creo mi mostra i nomi delle quote, e proprio per questo che le ho rinominate così sono un pochino più comprensibili e individuabili. Adesso faccio sì che la quota del passo angolare, che seleziono e che lui mi mostra nella finestra delle relazioni, sia uguale a 360 gradi diviso, poi vado a prendere i parametri locali, diviso il numero di gole radiali, cioè il parametro interno che abbiamo definito prima. Quindi lo seleziono, faccio tasto destro e gli dico inserisci nella relazione. Ovviamente il passo angolare è attualmente di 60 gradi, il numero di gole radiali è 6 e quindi chiaramente 360 diviso 6 fa proprio 60 gradi. Però basterà cambiare questo parametro per ottenere un passo angolare opportuno. Ad esempio, se lo porto a 5, il passo angolare dovrebbe venire, se non vado errato, 72. Poi vado avanti, vado a capo e aggiungo delle relazioni anche ai parametri delle due serie. Quindi seleziono la prima serie, seleziono il parametro dei membri della serie, che appunto si chiama n gole condotta, e questo deve essere pari a n gole radiali. Stessa cosa per l'altra serie, n blocchi condotta deve essere uguale ad n gole radiali, e lo faccio semplicemente con un copia e incolla in questo modo. Poi c'è anche l'angolo del primo blocco, che deve essere uguale a 360 diviso n gole radiali, a cui poi devo aggiungere un'altra divisione, diviso 2. Quindi se prima era 60, diviso 2 diventa 30, come è nella situazione attuale. Verifico le relazioni affinché vada a controllare che non ci siano errori anche di sintassi.
Non ce ne sono e quindi sono tranquillo e posso dargli ok. Anzi no, prima di dargli un ok vi faccio vedere anche un'altra cosa, che nelle relazioni posso aggiungere dei commenti, basta scrivere diviso asterisco e tutto ciò che segue viene visto come un commento. Relazioni Croce di Malta. E gli do ok e non mi dà neanche un errore. Poi in questo caso tutte queste entità visualizzate che mi possono creare un po' di confusione, basta fare un CTRL R affinché spariscano. E adesso andiamo a fare una verifica per verificare che le relazioni siano state costruite correttamente. Quindi posso andare su Tools, quindi su Strumenti, Parametri, cambiare questo parametro, lo porto a 8, ok, rigenero e come vedete la Croce di Malta adesso ha 8 gole. Quindi sembra funzionare, facciamo un'ultima verifica, la porto a 5, ok, rigenero, adesso abbiamo 5 gole e tutto sembra costruirsi correttamente. Però riporto il tutto a 6, ok, e di nuovo rigeneriamo con il CTRL G. Ok, abbiamo costruito i due corpi. Cosa faccio di questi due corpi? Li utilizzo per costruire le parti effettive che utilizzerò poi nell'assieme e che serviranno a definirmi il vero e proprio meccanismo. Quindi sostanzialmente questo modello multibody mi serve solo a generare in maniera parametrica due componenti di un assieme. Quindi seleziono questo oggetto, gli dico tasto destro e gli dico di creare la parte dal corpo, che chiamerò ruota condotta Malta. Ok, e noterete che questa mi si apre in una finestra separata. La cosa interessante è che questo modello è legato al corpo del modello multibody che abbiamo fatto fino a questo punto, quindi se cambia quello, anche questo si aggiorna. Ritorno sul modello multibody e faccio la stessa operazione per la ruota motrice. La seleziono, tasto destro, crea parte da corpo e la chiamo ovviamente ruota motrice Malta. Ok, e abbiamo questi due modelli. A questo punto, per il momento, direi che ci fermiamo qui, i due modelli li salvo e poi continueremo nella prossima lezione dove andremo ad assemblare i due componenti nell'assieme, andremo a definire il meccanismo e di conseguenza poi andremo a fare una simulazione del meccanismo, quindi un'analisi del meccanismo e una sua simulazione. Quindi per il momento è tutto, vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti.